Ciao a tutti, io sono Yojimbo e vi do il benvenuto nel canale YoK Show. Torniamo nuovamente a curiosare negli episodi di Luva Boss con la rubrica Cose nascoste in, dove andiamo a scoprire come piccoli investigatori tutti quei dettagli, citazioni pop o semplicemente elementi a cui non avevamo fatto caso in un'opera di animazione. Oggi completiamo il ciclo di questa rubrica trovando gli easter egg che forse non avevate notato in The Circus, il primo episodio della seconda stagione di Luva Boss. Ma prima di iniziare, come sempre, se è la prima volta che capitate in un nostro video, vi chiediamo di iscrivervi al canale per supportare il nostro progetto. Apriamo questa nostra caccia agli easter egg notando che da questo episodio in poi e in quelli successivi, il logo della Spindlehorse, presente nei titoli di coda, avrà una sua sequenza animata dedicata, mentre prima era semplicemente statico. Questa è anche la prima volta in cui né Moxie né Millie appaiono o vengono menzionati nella seconda stagione. Inoltre, come per i due Imp, questa è la seconda volta in cui Luna non è presente sullo schermo e la prima in cui non viene citata affatto. Basandoci sia sul flashback all'inizio del salto temporale, Stolas dovrebbe avere circa 30 anni. In un post dell'account Voxtagram non canonico del principe Gufone ci viene rivelato che Octavia ha 17 anni. Se queste due informazioni sono vere, ciò ci fa supporre che Stolas è diventato padre in tarda adolescenza o poco più che ventenne. Come detto nella nostra analisi, prima di essere ceduta a Stolas, la villa era di proprietà di suo padre Paimon. Troviamo prova di questo sul sigillo che vediamo sulla villa del flashback, mentre nel presente abbiamo quello di suo figlio. L'ex maggiordomo della famiglia, Mr. Butler, complimenti per la fantasia del nome, sotto l'occhio sinistro ha una macchia bianca non messa a caso, poiché ricorda la forma di un monocolo. Dopo che il maggiordomo gli ha ricordato il nome di Stolas, Paimon si riferisce a lui come il ragazzo gufo. Che stesse forse insinuando che gli altri suoi numerosi figli appartengono ad altre razze simili a uccelli o animali completamente diversi? La marca esilarante di preservativi chiamata Cum Dum, che ricorda la parola condom ma formata dalle parole cum e dum, è geniale. La musica utilizzata durante la sequenza in cui Blitz e Stolas vanno a caccia di tesori per il castello è una cover per xilofono del solito tema di Blitz. In questo episodio scopriamo che il segno teschio cuore sulla fronte di Blitz è presente su tutti gli altri artisti circensi, essendo a quanto pare il simbolo di quel circo. La tragica storia del cavallo verme che il piccolo Blitz racconta tramite i suoi palloncini è probabilmente un'analogia del tragico incidente che ha fatto perdere a Fizzarolli tutti i suoi arti. Durante la canzone di Stolas, questo si sofferma su una pagina del tomo The King of the Last di Asmodeus. La pagina in particolare è quella degli Asmodean Crystal o cristalli di Asmodeus. Come già detto in passato, la traduzione di queste rune nordiche è la seguente. Conferiti principalmente a succubi ed incubi del peccato di lussuria, questi cristalli consentono l'accesso al regno mortale. Qualsiasi nato infernale in possesso di un cristallo registrato può avere accesso all'evocazione del portale. È pratica comune accoppiare il cristallo con un altro oggetto per comodità. I gioielli sono l'opzione più popolare. Nella parte finale della pagina troviamo scritto anche: scrivere in runico è stato divertente all'inizio, ma so che sicuramente non lo sto facendo bene. Ok, dovrei passare più tempo con i miei amici e la mia famiglia. Al di là di questa parte finale molto comica, da questo easter egg capiamo non solo perché Barbie Wire, la sorella di Blitz, abbia usato il proprio braccialetto di preziosi come base per tali cristalli, ma anche che tutti i demoni nati infernali come Imp, segugi infernali e molte altre creature possono usare questi magici oggetti. È ovvio che questi cristalli non siano usabili da demoni peccatori, cioè quelli che una volta erano esseri viventi, onde evitare che eludano la famosa regola che li confina nel girone dell'orgoglio e possano teletrasportarsi in altri gironi, ma anche tornare sulla Terra stessa se vogliono. Uno dei nomi che il giovane Blitz ipotizza per uno dei suoi futuri cavalli è Stapler, che viene menzionato per la prima volta in un post del suo account Voxtagram non canonico. Questo episodio è andato in onda il giorno dopo il 56esimo compleanno di Richard Horowitz, il doppiatore di Moxie. Il peluche Jackalope, o comunque da coniglio Imp di Stolas, è basato su Max della serie videoludica Sam e Max. I diavoletti gemelli nel pubblico del circo sono modellati sulle gemelle Grady del film Shining del 1997 di Stanley Kubrick. Uno dei libri che Stolas possedeva da piccolo è un riferimento alla reale serie di libri per bambini Frog and Todd. Vediamo ora alcuni elementi di continuità che legano questo episodio con quelli precedenti. Dopo essersi svegliato da una notte di zumpa zumpa con Blitz, Limp scappa con il grimorio dopo essersi scusato con Stella per essere andato a letto con suo marito. Questa è una continuazione diretta della scena del pilot, ma vista dal punto di vista di Stolas. Questo episodio nella sua seconda parte è un seguito diretto del finale di Ozzys.
Dopo che Stella dice al marito che se vuole può venire al suo party per non divorziati, possiamo udire brevemente la stessa canzone usata nell'episodio Spring Broken, cioè quando i membri della IMP si trovavano sulla spiaggia. In questo episodio vediamo tornare, come nelle puntate della prima stagione, le censure alle cose sconce dette da Stolas a Blitz. Paimon, che porta il piccolo principe gufo al circo locale, è un parallelismo con quello che Stolas farà in futuro portando sua figlia Ottavia a vedere lo spettacolo di Lululand. Parlando invece di errori grafici presenti nell'episodio, notiamo: la palla su cui si stava esibendo Blitz scompare durante il suo atto solista e riappare nella scena successiva. Durante la scena in cui Stolas sta bevendo alla festa dei non divorziati, il suo vino è quasi vuoto, ma dopo la scena successiva al dialogo di Stella con le amiche, il suo bicchiere è tornato misteriosamente mezzo pieno. Se guardiamo bene, anche il calice di vino che Stella lancia contro la finestra è vuoto, ma quando la vetrata viene colpita lascia comunque una macchia di vino invece che qualche goccia. Anche questa volta demonietti siamo giunti alla fine, però ora lasciamo la parola a voi come di consueto e scriveteci qui sotto cos'altro avete notato in questo episodio. Rendiamo insieme questi video i più completi sull'argomento che si possono trovare su YouTube. Vogliamo continuare a ringraziare tutti coloro che si sono abbonati al canale sostenendo ogni settimana il nostro lavoro. Grazie a voi per aver reso questo canale un posto speciale. Noi vi consigliamo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e condividere questo video con i vostri amici appassionati di Luva Boss. Se avete apprezzato questo contenuto, perché non dare un'occhiata all'episodio successivo di questa rubrica in cui abbiamo scovato tutte le cose che forse non avevate notato in SingStars? Oppure all'analisi vera e propria che facemmo dell'episodio The Circus. Trovate il link qui e nel commento puntato a tutta la nostra playlist. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.